Oggi andiamo a impastare il nostro prodotto Dolce Vivo, ideale per tutti i lievitati da ricorrenza. Nella ricetta di oggi andremo a preparare il primo impasto serale del panettone. Inseriamo il nostro mix Dolce Vivo in vasca. Utilizziamo in questo caso l'impastatrice a braccia tuffanti. Inseriamo il lievito di birra e tutta l'acqua prevista in ricetta per l'impasto serale. Avviamo ora l'impastatrice e lasciamo lavorare sino ad ottenere una maglia omogenea e ben strutturata. Andiamo a controllare se si è formata correttamente la nostra struttura. L'impasto è ben omogeneo, la maglia è assolutamente ben formata. Possiamo quindi iniziare inserendo poco per volta i nostri tuorli. Una volta completato l'inserimento dei tuorli, fermiamo la macchina e andiamo a controllare il nostro impasto. Ecco come si presenta, una struttura omogenea, pronta per l'inserimento successivo della nostra parte grassa. Iniziamo inserendo una prima parte di burro. Andiamo ora ad inserire l'ultima parte del burro che abbiamo aggiunto in più step proprio per mantenere la maglia e la struttura al nostro impasto. Riavviamo la macchina e andiamo a terminare il nostro impasto. Abbiamo terminato il nostro impasto, fermiamo la macchina. Andiamo a controllare la temperatura. 26 gradi e 6 e controlliamo anche la struttura della nostra maglia. Bene, possiamo togliere l'impasto dalla vasca, lo portiamo in un mastello dove andremo poi a farlo riposare 12 ore circa a 22 gradi per poter poi proseguire domattina con il secondo impasto.
Procediamo ora al secondo impasto panettone. Andiamo a controllare che il primo impasto serale, che abbiamo concluso, sia quadruplicato. Il nostro impasto è infatti pronto, dopo 12 ore a 22 gradi e correttamente quadruplicato, pronto per iniziare col secondo impasto. Inseriamo tutto in vasca e andiamo ad aggiungere come farina di rinfresco sempre il nostro mix panettone dolce vivo. Inseriamo ancora l'acqua da ricetta prevista nel secondo impasto e avviamo la macchina. Lasciamo lavorare la macchina fino ad ottenere un impasto ben incordato e omogeneo. E a questo punto iniziamo inserendo una prima parte di zucchero. Continuiamo sempre inserendo poco per volta lo zucchero e andiamo ad inserire anche la parte di miele. Completato l'inserimento dello zucchero e del miele, iniziamo con l'inserimento dei tuorli, ma prima andiamo a controllare di aver creato la giusta struttura nel nostro impasto. Iniziamo inserendo gradatamente i nostri tuorli. E facciamo ripartire. Durante l'inserimento dei tuorli andiamo anche ad aggiungere al nostro impasto il sale. Continuiamo a bagnare con del tuorlo e facciamo di nuovo omogenizzare il tutto. Andiamo a terminare con l'ultima parte di tuorlo. Andiamo a fermare e andiamo a controllare che tipo di struttura abbiamo. Ecco, la maglia ha una sua buona resistenza, in grado assolutamente di iniziare ora ad inglobare la parte dei grassi. Quindi iniziamo inserendo una prima parte di burro dentro il quale abbiamo aggiunto la nostra scelta aromatica, in questo caso limone, arancia e vaniglia. Il burro che stiamo inserendo deve essere plastico, quindi intorno ai 20-22 gradi, così che permetta di essere correttamente assorbito all'interno della maglia che abbiamo creato. Riavviamo l'impastatrice. Concludiamo con l'ultima parte di burro prima di andare ad inserire i nostri canditi. Lasciamo lavorare. Andiamo a verificare il nostro impasto.
che è correttamente incordato e andiamo ora ad inserire i nostri canditi. Oggi utilizziamo l'arancio, e l'uvetta. L'impasto è già completato, quindi riavviamo la macchina brevemente solo per il tempo di amalgamare uvetta e arancio. Bene, il nostro impasto è completato, andiamo ora a metterlo in un mastello e andrà a riposare un'ora a 28 gradi circa, prima di procedere con la spezzatura. Ecco il nostro impasto con dolce vivo, ha fatto un'ora in cella a 28 gradi e si presenta ora pronto per essere stagliato. Andiamo ora a rigirarlo sul banco. Andiamo ora a spezzare il nostro impasto in pesi da 1,80 kg per il pirottino da chilo, visto che non andremo ad utilizzare la glassa. Procediamo ora alla seconda formatura, quella definitiva. Andremo poi a sistemare i nostri impasti nei pirottini. Successivamente porteremo in lievitazione, in cella, a una temperatura di 30 gradi circa, con umidità al 75%, per un tempo che può variare dalle 5 ore e mezza alle 6 ore. Ecco i nostri panettoni, sono a giusta lievitazione, li abbiamo lasciati circa 10-15 minuti scoperti per permettere che si formasse un po' la pelle. Andiamo ora a tagliarli e a inserire una noce di burro al centro per poi andare in cottura.
Andiamo ora ad inserire il burro, richiudiamo, siamo pronti ora per andare in cottura. Cuoceremo a 165 gradi per circa 50 minuti, ma tenendo sempre conto di quanto ci indicherà la sonda al cuore, cioè 92 gradi. Quella sarà la temperatura che utilizzeremo per sfornare i nostri panettoni. Andiamo a tagliare il nostro panettone con dolce vivo.